Il comandante impartisce l'ordine di svuotare le cisterne di zavorra, facendo emergere il sottomarino con rapidità. L'impatto è devastante. L'intera nave viene scossa violentemente, i passeggeri sul ponte sono sbalzati via e il peschereccio degli studenti subisce un taglio quasi completo, spezzandosi in due. Nel 2001, la Uwo Jima Fisheries High School, situata nella prefettura di Ehime, in Giappone, organizza un viaggio di formazione di 74 giorni per i suoi studenti. Durante questa esperienza trascorreranno oltre 2 mesi in mare, a bordo delle Hime Maru, un peschereccio governativo lungo 58 metri, studiando diverse discipline marittime. Nello stesso periodo, alle Hawaii, la Marina degli Stati Uniti pianifica un evento nell'ambito del programma Distinguished Visitor Embarkation. Questo programma ha l'obiettivo di invitare civili a bordo di un sottomarino nucleare per far sperimentare loro le capacità tecnologiche e operative dell'imbarcazione. Per questa missione viene scelto il sottomarino Greenville. Il 10 gennaio 2001 le Hime Maru salpa dalla Uwo Jima Fisheries High School. Il viaggio è guidato dal capitano Hisao Onishi, un marinaio con oltre 40 anni di esperienza. A bordo ci sono 20 membri dell'equipaggio, 13 studenti e 2 insegnanti. L'8 febbraio, dopo quasi un mese in mare, il peschereccio attracca al molo Pier 9 di Honolulu per riparare il sistema di aria condizionata della nave, che necessita di interventi. La riparazione richiederà circa un giorno, dopodiché l'imbarcazione proseguirà verso i fondali di pesca a circa 560 km a sud di Oahu. Anche la USS Greenville si prepara a salpare. Il comandante Scott Waddell è incaricato di condurre un'escursione dimostrativa per gli ospiti della Marina. Durante l'ispezione prepartenza del sottomarino viene comunicato al comandante che l'AVSDU, Analog Video Signal Display Unit, un monitor situato nella sala di controllo che mostra informazioni sonar essenziali, presenta un malfunzionamento. Il comandante Waddell valuta le opzioni e decide che l'unità di visualizzazione AVSDU, nonostante il malfunzionamento, non è essenziale per il tipo di missione in programma. Alle 07:57 del 9 febbraio 2001, la USS Greenville salpa da Pearl Harbor con a bordo 106 membri dell'equipaggio e 16 ospiti civili. Il sottomarino d'attacco a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti si dirige a sud di Oahu, Hawaii, per una crociera dedicata ai visitatori illustri. Questa iniziativa della Marina ha l'obiettivo di impressionare figure di spicco come politici, giornalisti e leader aziendali, offrendo loro un'esperienza diretta a bordo di un sottomarino nucleare. Lo scopo è mostrare le capacità avanzate dei sottomarini della Marina degli Stati Uniti, trasmettendo un chiaro messaggio: il controllo degli oceani del mondo è saldamente nelle mani della Marina americana. Il Greenville è un sottomarino all'avanguardia, progettato per la guerra, dotato delle più recenti tecnologie stealth e pesantemente armato. È costruito per muoversi silenziosamente e inosservato attraverso gli oceani. A gestire questa potente macchina da guerra è un gruppo selezionato di sommergibilisti altamente addestrati. Il loro lavoro è estremamente complesso e richiede un insieme unico di competenze, in particolare nella navigazione, uno degli aspetti più cruciali della gestione quotidiana del sottomarino. Senza finestre o altri sistemi ottici per osservare l'ambiente circostante, l'equipaggio si affida interamente alla tecnologia, come il sonar, per orientarsi. Il sonar consente loro di creare un'immagine dettagliata dell'ambiente circostante, inclusa la posizione di altre imbarcazioni, sia in superficie che sott'acqua. Mentre il sottomarino lascia il porto, viene pilotato dal ponte situato nella vela. Alle 09:30 gli ospiti vengono invitati a entrare nella sala di controllo, dove hanno il loro primo assaggio del sofisticato centro di comando tecnologico del sottomarino. Durante le ore successive, la Greenville naviga verso sud, entrando in acque libere per raggiungere un'area designata per le operazioni con i visitatori. Una volta arrivati, a metà mattinata, l'equipaggio immerge il sottomarino fino a una profondità di 90 metri. Quando si avvicina l'ora delle 11 del mattino, il sottomarino viene preparato per un'immersione profonda e portato fino a 215 metri, mostrando agli ospiti le straordinarie capacità operative del mezzo. Effettuano controlli sullo stato del sottomarino alla profondità raggiunta e successivamente scendono a una profondità non specificata.
La Marina degli Stati Uniti mantiene segrete le profondità massime operative dei suoi sottomarini. Restano a questa profondità segreta per circa mezz'ora, dopodiché riportano la Greenville a 200 metri. Alle 11:43 avviene il cambio del personale di guardia nella sala di controllo. Come tutte le navi della Marina, anche i sottomarini sono dotati di turni di guardia. L'ufficiale di guardia è la figura responsabile del sottomarino durante il suo turno. Questo ruolo, ricoperto a rotazione, è sempre affidato a un ufficiale superiore qualificato. L'ufficiale di guardia è responsabile di tutti i movimenti del sottomarino, a meno che il comandante non decida di intervenire e assumere il comando diretto. In questo turno, il tenente Michael Cohen, assistente capo alla propulsione del sottomarino, prende il comando come ufficiale di guardia. Per l'ufficiale responsabile di un sottomarino, avere informazioni di navigazione affidabili è essenziale. Per garantire una navigazione sicura, l'ufficiale di guardia si affida al sistema sonar e alle squadre di controllo del fuoco. Sulla Greenville, la squadra del sonar opera in una stanza separata, situata a prua della sala di controllo sul lato di dritta. Utilizzano il sistema sonar per rilevare contatti nelle vicinanze del sottomarino e monitorarne i movimenti. Questi contatti possono essere imbarcazioni in superficie o sottomarine che necessitano di essere seguite e analizzate. Una porta collega direttamente la sala sonar alla sala di controllo. Nella sala di controllo è presente l'AVSDU, unità di visualizzazione del segnale video analogico. Un monitor che replica le informazioni sui contatti raccolte dai monitor della sala sonar. Questo sistema consente all'ufficiale di guardia di visualizzare i dati critici direttamente dalla sala di controllo. Tuttavia, è proprio questo display che risulta non funzionante. Sul lato di dritta della sala di controllo, accanto alla porta che conduce alla sala sonar, si trova la stazione di controllo del fuoco. Qui, il tecnico del controllo del fuoco traccia la distanza, la rotta e la velocità dei contatti rilevati dalla squadra del sonar. I dati raccolti vengono visualizzati sui monitor della stazione di controllo. Inoltre, il tecnico gestisce il grafico di valutazione dei contatti, una grande carta nautica montata sulla paratia frontale del supporto del periscopio, che fornisce un riferimento visivo immediato per l'analisi della situazione tattica. Il grafico di valutazione del contatto rappresenta la posizione del sottomarino e dei contatti rilevati su un ampio display cartaceo, fornendo una visione d'insieme essenziale per il controllo della situazione. Con l'AVSDU non funzionante, il grafico diventa il miglior riferimento visivo per l'equipaggio di comando nella sala controllo. Alle 12, mentre l'Eimaru lascia il molo Pier 9 di Honolulu, la Greenville sta navigando verso sud a una profondità di 200 metri, con una velocità di 10 nodi. L'ufficiale di guardia, il tenente Michael Cohen, consente ai visitatori a bordo di sedersi ai comandi del sottomarino. Per intrattenere gli ospiti, effettua manovre come lo scarico di acqua dai tubi lanciasiluri. Poco dopo mezzogiorno, la Greenville si trova a circa 10 miglia a sud di Oahu, in un'area designata per le operazioni di crociera per i visitatori. Il traffico marittimo è scarso, rendendo questa zona sicura per testare le capacità del sottomarino. Gli ospiti si godono un pranzo leggero nella sala di guerra, che funge anche da sala da pranzo per gli ufficiali. A causa delle dimensioni limitate della sala, il pranzo viene organizzato in 2 turni. Nella sala controllo, i visitatori ascoltano i suoni della vita marina captati dalle apparecchiature sonar e sperimentano il pilotaggio del sottomarino. Tuttavia, il leggero ritardo del pranzo porta il tour ad accumulare un piccolo ritardo sulla tabella di marcia. In questo momento l'ufficiale di guardia, l'ufficiale esecutivo e il navigatore si trovano tutti nella sala controllo insieme all'equipaggio operativo. Nel frattempo, il comandante Scott Waddell si trova nella sua cabina con alcuni ospiti. Alle 12:30 la Greenville vira e imposta una rotta verso nord, con un angolo di 0 gradi. Contemporaneamente, l'equipaggio del sonar inizia a tracciare un contatto rilevato in direzione 331 gradi, appena a ovest del nord. Il contatto, proveniente dall'area a nord di Oahu, viene designato come S12. Nella sala sonar sono presenti 3 membri dell'equipaggio. Il supervisore del sonar, Edward McGivney, coordina le operazioni. Un tecnico è incaricato di rilevare e tracciare i contatti sonar, mentre un altro si occupa del registro sonar e fornisce supporto. L'ambiente acustico è favorevole, permettendo di individuare i contatti a una distanza di circa 15-20 miglia nautiche. Alle 12:32 l'equipaggio del sonar rileva un secondo contatto, questa volta in direzione 358 gradi,
quasi esattamente a nord. Questo nuovo contatto viene designato come S13. Entrambi i contatti sono stimati a circa 20 miglia nautiche a nord di Oahu. In questo turno di guardia è presente solo un uomo alla stazione di controllo del fuoco. Questo tecnico è responsabile del monitoraggio dei dati dei contatti e della gestione del grafico di valutazione, garantendo il corretto aggiornamento delle informazioni tattiche. Questo è il tecnico del controllo del fuoco Patrick Secrest, un veterano della Marina con 14 anni di servizio, di cui 12 trascorsi nella gestione delle apparecchiature di controllo del fuoco. Il sonar del sottomarino richiede modifiche alla rotta per fornire dati accurati sulla posizione dei contatti. Le informazioni affidabili derivano dall'acquisizione di rilevamenti da posizioni diverse, ottenute muovendo il sottomarino in direzioni differenti. Il sonar funziona emettendo un ping e calcolando il tempo necessario per il ritorno dell'eco, traducendo così il dato in una distanza. Tuttavia, per localizzare con precisione un contatto è necessaria la triangolazione, combinando due distanze con l'angolo del segnale. Più letture vengono effettuate da posizioni diverse, maggiore sarà la precisione nella localizzazione del contatto. Secondo il rapporto del NTSB, durante il primo turno di guardia, il sottomarino si muove su una rotta nord-sud. Ora, durante il secondo turno di guardia, la Greenville procede direttamente verso nord. Alle 12:40, l'ufficiale di guardia, il tenente Michael Cohen, ordina un baffle clear, una manovra necessaria per rilevare contatti situati nell'area cieca del sonar dietro il sottomarino, dove le eliche interferiscono con le letture. Questa variazione di movimento migliora la capacità del sonar di acquisire rilevamenti, anche se solo in misura limitata, poiché il sottomarino continua a mantenere principalmente una rotta nord-sud. Terminato il baffle clear, la Greenville riprende la sua rotta verso nord. Alle 12:45, l'ufficiale esecutivo della nave, il tenente comandante Gerald Pfeiffer, si reca nella cabina del comandante Scott Waddell per informarlo del ritardo accumulato. Il comandante Waddell, noto per il suo atteggiamento amichevole e rilassato, non sembra preoccuparsi troppo del ritardo e continua a chiacchierare con i suoi ospiti. Nel frattempo, sull'Eimaru, alle 12:57, il capitano Isao Onishi ordina di aumentare la velocità a 12 nodi. Quando l'ufficiale di guardia, il tenente Cohen, si rende conto che il sottomarino è in ritardo rispetto alla tabella di marcia e che il rientro alla base di Pearl Harbor potrebbe subire ulteriori slittamenti. Il tenente comandante Pfeiffer torna dal comandante Waddell per ricordargli di avviare le manovre dimostrative pianificate. I due concordano di iniziare a breve. Pfeiffer torna nella sala di controllo e convoca tutti gli ospiti. Uno dei visitatori, sofferente di mal di mare, non partecipa, lasciando un totale di 15 ospiti presenti. Con i 18 membri dell'equipaggio, nella sala di controllo si trovano complessivamente 33 persone, rendendo l'ambiente molto affollato e forse un po' claustrofobico. Il comandante Waddell ha alle spalle 20 anni di servizio nella Marina e comanda la Greenville da marzo 1999. È noto per la sua competenza, il suo senso di responsabilità e il rispetto guadagnato tra i suoi uomini. Un collega sommergibilista lo descrive come un ufficiale esperto, capace di ottenere il massimo dai suoi uomini. Alcuni visitatori si dirigono nella sala sonar, mentre gli altri trovano posto nella sala di controllo. Waddell si reca nella sala sonar per ottenere aggiornamenti sui contatti monitorati. Il supervisore del sonar gli segnala i contatti S12 e S13 a nord, ma li ritiene distanti e sulla terraferma, a oltre 5 miglia di distanza. Un tecnico sonar fuori servizio entra nella sala per recuperare la sua giacca e il supervisore gli chiede di rimanere per fornire supporto aggiuntivo. Waddell torna nella sala di controllo e dà un'occhiata alla stazione di controllo del fuoco. Alle 13:14 ordina al tenente Cohen di preparare il sottomarino per le manovre dimostrative. Tuttavia, non discute con lui la situazione dei contatti. Presume che Cohen abbia mantenuto un quadro chiaro della situazione, ma non è consapevole che il tenente non ha variato la direzione di marcia, limitandosi a viaggiare lungo un asse nord-sud con un solo cambio di direzione per superare il deflettore. Non avendo effettuato movimenti sull'asse est-ovest, le posizioni dei contatti monitorati non sono precise. Waddell non esamina più attentamente le stazioni di controllo del fuoco e di navigazione per verificare le informazioni sui movimenti precedenti del sottomarino. Da una rapida occhiata, tutto sembra in ordine.
continua a parlare con i visitatori, indicando i punti migliori per osservare le manovre. 3 civili si posizionano sulla piattaforma del periscopio, mentre gli altri si distribuiscono nella sala. Circa 6-8 ospiti si radunano attorno alla stazione di controllo del fuoco, bloccando l'accesso al grafico di valutazione dei contatti. Questo impedisce al tecnico di aggiornarlo. Alle 13:15 Waddell ordina di aumentare la velocità a 14 nodi. Successivamente impartisce comandi all'ufficiale subacqueo e al timoniere, iniziando con ripidi cambi di angolo e profondità, noti come angoli e dondoli. La Greeneville si immerge rapidamente, eseguendo manovre spettacolari per impressionare gli ospiti. Tutti nella sala di controllo si tengono stretti per mantenere l'equilibrio, mentre il comandante Waddell spinge il Greenville ai suoi limiti. Con rapide manovre cambia l'angolazione fino a 30 gradi ad alta velocità, immergendo il sottomarino fino a 200 metri di profondità, per poi risalire a soli 50 metri sotto la superficie, continuando a variare la profondità frequentemente. Successivamente Waddell riduce la velocità a 10 nodi, per poi riportarla a 15 nodi, accompagnando queste dimostrazioni con un commento continuo per i visitatori. Sta illustrando come il Greeneville possa eseguire manovre straordinarie in battaglia, dimostrando quanto sia difficile localizzare o colpire un sottomarino che si muove in questo modo. Mentre Waddell guida le manovre, l'equipaggio rimane concentrato sui propri compiti. Il tecnico del controllo del fuoco cerca di mantenere il tracciamento dei contatti S12 e S13, registrandone i dati e monitorandone le posizioni. Nella sala sonar, un tecnico fuori servizio nota un'interferenza insolita sul monitor che sembra indicare che uno dei contatti si stia avvicinando. Preoccupato, lo segnala al supervisore del sonar, McGibboni, che gli suggerisce di verificare i dati raccolti dal tecnico del controllo del fuoco. Il tecnico va nella sala di controllo, ma chiede informazioni sul contatto S10. Il tecnico del controllo del fuoco risponde che S10 è su una rotta di allontanamento e sta aumentando la distanza dal sottomarino. Alle 13:25 Waddell ordina un cambio di rotta a 140 gradi e inizia la fase successiva delle manovre, effettuando virate ad alta velocità. Il Greenville raggiunge la massima velocità, con angoli di timone fino a 35 gradi, mentre gli ospiti si aggrappano e si godono l'adrenalina del viaggio. Durante queste manovre, il team sonar e il tecnico del controllo del fuoco continuano a monitorare i contatti, ma i rapidi cambiamenti di angolo rendono difficile mantenere il tracciamento preciso. Il sonar, che misura distanza e angoli, risente dei continui movimenti, creando confusione nei dati raccolti. Alle 13:30, completate le virate, il Greeneville si prepara per la manovra di emergenza per l'emersione. L'equipaggio deve riconsiderare la posizione dei contatti e seguire una rotta che permetta di ottenere dati precisi per ognuno. Gli ordini permanenti stabiliscono che il sottomarino deve mantenere una rotta stabile per almeno 3 minuti. Tuttavia, Waddell ordina un cambio di rotta a 340 gradi, che mantiene per soli 90 secondi. Durante questo tempo, la velocità e la profondità continuano a variare, complicando ulteriormente il lavoro del team sonar e del tecnico del controllo del fuoco. Per soli 20 secondi, il sottomarino mantiene una rotta costante con profondità e velocità stabili. Inoltre, il cambio di rotta di 340 gradi rappresenta una variazione minima rispetto alla precedente direzione nord. Un cambio di rotta più ampio verso est o ovest avrebbe offerto angoli migliori per tracciare le posizioni dei contatti. Prima di ordinare l'emersione di emergenza tramite lo svuotamento dei serbatoi di zavorra, Waddell ordina una scansione con il periscopio per assicurarsi che l'area sia libera. Riduce quindi la velocità a 10 nodi e ordina al tenente Cohen di prepararsi a scendere alla quota periscopica. Cohen dovrebbe seguire gli ordini permanenti, che richiedono almeno 8 minuti per prepararsi a raggiungere la profondità del periscopio. Questo tempo è necessario per ottenere letture precise sui contatti rilevati dal sonar, ma il comandante Waddell accelera il processo, ordinando di essere pronti in soli 5 minuti. Solitamente, prepararsi per una manovra simile include un cambio di direzione per migliorare la risoluzione dei contatti, per assicurarsi che tutti i dati siano affidabili. In caso di dubbi, sarebbe prassi navigare fino a ottenere certezze. Forse il tenente Cone contava su questi 8 minuti per completare il lavoro. Intanto, nella sala sonar, l'operatore dello stacca a banda larga, un sommergibilista junior non qualificato,
nota un aumento del rapporto segnale rumore per il contatto S13. Segnala l'anomalia al supervisore del sonar, McGiboney, che lascia la sala per recarsi alla porta della sala controllo. Tuttavia, McGiboney non discute del contatto con il tecnico del controllo del fuoco o con il tecnico fuori servizio presente nella sala controllo. Il tenente comandante Pfeiffer, secondo in comando, entra nella sala sonar per verificare la situazione dei contatti prima di portare il sottomarino alla profondità del periscopio. Durante la sua permanenza, discute l'aumento del rapporto segnale-rumore con il tecnico fuori servizio e con l'operatore dello stack a banda larga. Pfeiffer attribuisce l'anomalia ai disturbi causati dalle manovre ad alta velocità del sottomarino, una spiegazione plausibile, e il tecnico fuori servizio concorda. Il comandante, intanto, ordina un cambio di rotta a 120 gradi per liberare i deflettori, offrendo al team sonar e al tecnico del controllo del fuoco un'ultima opportunità per stabilire una posizione chiara sui contatti. Durante questo cambio di rotta, viene rilevato un nuovo contatto, etichettato come S14. Le informazioni disponibili per questo contatto sono limitate e il tecnico del controllo del fuoco non ha piena fiducia nella sua posizione, ma decide di dare la priorità a S14, ritenendolo il contatto più vicino. Alle 13:37, poco dopo il cambio di rotta a 120 gradi, il comandante Waddell ordina al sottomarino di salire alla profondità del periscopio, fissata a 18 metri. Il tecnico del controllo del fuoco cerca freneticamente di risolvere il problema relativo al contatto S14, aggiornando i monitor per i contatti esistenti e cercando di gestire la scadenza imminente. Nel frattempo, nuovi dati per S13 appaiono sui monitor del sistema di controllo del fuoco, indicando una distanza che si riduce rapidamente da 9 miglia nautiche a 2,3. Il tecnico dovrebbe segnalare immediatamente all'ufficiale di coperta qualsiasi contatto entro le 2,3 miglia nautiche, ma la situazione caotica e la folla nella sala controllo rendono difficile il lavoro. Non è chiaro se i dati del sonar riflettano nuove informazioni o errori introdotti in fretta. Alle 13:38 la Greenville raggiunge la profondità periscopica. Il tenente Conn conduce una rapida ricerca a bassa potenza con il periscopio, completando 3 rapide rotazioni in modalità a bassa potenza e annunciando che non ci sono contatti vicini. Normalmente avrebbe effettuato una ricerca più dettagliata con il periscopio in modalità ad alta potenza, ma il comandante Waddell interviene e prende il controllo del periscopio. Il comandante Waddell esegue la sua procedura di ricerca. Prima una scansione a bassa potenza, poi una ricerca ad alta potenza. Tuttavia, invece di completare una ricerca completa, il comandante Waddell controlla solo le aree dove pensa che si trovino i contatti. Non chiede al tecnico di confermare i rilevamenti, convinto di sapere dove si trovano, e cerca solo in quelle zone. Vede una cima montuosa su Oahu, ma non riesce a distinguere chiaramente l'isola a causa di una foschia bianca. Sposta il periscopio verso destra. Vede un aereo decollare dall'aeroporto, poi lo sposta ulteriormente a destra quanto ritiene necessario e non vede altro. Riporta che l'area è libera. A questo punto, il comandante ha una piccola sorpresa per i suoi ospiti. Decide di effettuare un'immersione rapida di emergenza prima di svuotare i serbatoi di zavorra per portare il sottomarino in superficie con una manovra di emergenza. Gli ospiti saranno entusiasti di questa manovra, che aumenterà anche la spinta durante l'ascesa alla superficie. Alle 13:40 ordina l'immersione profonda e il tecnico del controllo del fuoco inserisce freneticamente i dati per il contatto S13, registrando 3 rilevamenti con una distanza attuale inferiore a 1,7 miglia nautiche. Ma, proprio mentre iniziano la discesa, aggiorna la posizione a 5 miglia nautiche di distanza. Il comandante Waddell posiziona un ospite alla sedia del timoniere e un altro alle leve delle valvole dei serbatoi di zavorra. Tutti trovano qualcosa a cui aggrapparsi. Il comandante Waddell ordina di azionare le leve delle valvole dei serbatoi di zavorra e di suonare l'allarme di immersione. Il sottomarino ascende rapidamente con un angolo ripido, guadagnando velocità man mano che sale. Il comandante Waddell si prepara per il momento in cui la prua del sottomarino romperà la superficie, uscirà alta dall'acqua e si immergerà nuovamente nell'oceano. Ma il sottomarino si scontra con qualcosa. Si sente un urlo stridente di metallo contorto che raschia lo scafo, mentre tutti avvertono un enorme impatto. L'intero sottomarino vibra violentemente da prua a poppa. Il comandante Waddell esclama: «Che diavolo è stato?»
Paura e panico si diffondono nella sala di controllo. Sono intrappolati nell'oceano, dentro un'enorme scatola di metallo. Tutti si stringono insieme nella sala di controllo, stipati come gattini in una vasca da bagno. Tutti trattengono il respiro, sperando che l'acqua non inondi la sala di controllo, chiedendosi se stanno per morire. Una nuova eccitazione si diffonde nel sottomarino. I marinai corrono alle loro postazioni, cercando rapidamente perdite nello scafo pressurizzato. Non trovano nulla. Il sottomarino si stabilizza in acqua abbastanza da far salire il periscopio. Il comandante Waddell guarda attraverso il periscopio e informa tutti che hanno colpito una nave. L'Eime Maru, lungo quasi 60 metri, è un'imbarcazione di grandi dimensioni, ma non è costruita come un sottomarino d'attacco della Marina degli Stati Uniti. Il Greenville è enorme e costruita per la guerra. È circa 8 volte più pesante. Il timone del Greenville taglia il centro della nave, dove si trova il capitano Isao Onishi. Sul ponte c'è uno stridio di contatto quando la Greenville colpisce e poi un enorme schianto quando il timone infligge il colpo finale. Le 35 persone a bordo delle Hime Maru sentono la nave tremare mentre viene tagliata a metà. Il capitano Onishi sente l'impatto, lo avverte e quando si gira vede la poppa della nave sollevarsi in aria. Poi la parte anteriore di un enorme sottomarino emerge dall'acqua. Il gasolio sgorga dalle prese d'aria sul lato sinistro della nave. Entro 5 secondi dall'impatto, la nave perde subito potenza e l'energia elettrica cessa di alimentare tutta la nave. Il capitano Onishi tenta di chiedere aiuto via radio, ma senza elettricità nulla funziona. Poi manda l'operatore radio all'esterno per attivare il segnalatore radio di emergenza. Il sottomarino si stabilizza accanto alle Hime Maru. Sul terzo ponte della nave, il capo ingegnere, il primo ingegnere e il primo macchinista si trovano nella sala macchine. Senza energia, la sala è immersa nell'oscurità più totale. Una miscela di acqua e carburante inonda la stanza così rapidamente e con tale forza che il macchinista viene trascinato in giro come in una lavatrice. L'acqua che entra lo spinge attraverso la sala macchine. Lo fa salire attraverso un portello del ponte superiore e lo deposita sul secondo ponte. Segue un raggio di luce e trova una scala che sale fino al ponte scoperto. Non vedrà mai più né il capo ingegnere né il primo ingegnere. Sul secondo ponte 9 studenti avevano appena finito di pranzare quando la Greenville li colpisce. Alcuni sono ancora nella mensa a mangiare, altri si trovano nelle loro cabine. Sentono l'urto e avvertono la nave essere spinta verso poppa. Gli studenti guardano fuori nei corridoi e vedono l'acqua sgorgare violentemente dalla tromba delle scale, proveniente dal ponte inferiore. Alcuni riescono a prendere i loro giubbotti di salvataggio, ma altri non hanno tempo. L'acqua riempie rapidamente il corridoio. Studenti, insegnanti ed equipaggio si precipitano verso il ponte scoperto e si dirigono verso la loro postazione di raccolta dietro la cabina di comando. La nave si inclina pericolosamente, riempiendosi rapidamente d'acqua. Il timone del sottomarino ha aperto una vasta falla nello scafo, rendendo impossibile salvare la nave. Alcuni rimangono intrappolati sotto coperta, mentre la nave inizia a inclinarsi all'indietro, affondando rapidamente dalla poppa. Altri saltano direttamente in mare o vengono spazzati via dalle onde che si infrangono violentemente sul ponte della nave. Alcuni cercano di salire nella parte alta della nave per allontanarsi il più possibile dall'acqua. Ma l'affondamento è così veloce che 2 studenti vengono trascinati via mentre salivano. Chi riesce a raggiungere la parte alta della nave non vi rimane a lungo. Dopo soli 5 minuti, la nave affonda completamente. Studenti, insegnanti ed equipaggio vengono trascinati sott'acqua insieme alla nave, intrappolati nei vortici di schiuma e detriti. Grazie ai giubbotti di salvataggio, che si gonfiano automaticamente, molti riescono a tornare in superficie. Mentre la nave scompare, tutto ciò che rimane è una spessa chiazza di petrolio e gasolio sulla superficie dell'acqua, circondata da detriti, corpi spaventati e frammenti galleggianti. La massiccia Greenville fluttua silenziosa accanto. I sopravvissuti delle Hime Maru lottano per salire su diverse zattere di salvataggio che si sono dispiegate automaticamente. Il gasolio nell'acqua irrita e brucia i loro occhi. Alle 13:48 il comandante Waddell sulla Greenville invia una chiamata di soccorso al COMSAB PAC, il centro di comando della Marina per i sottomarini nel Pacifico. Il personale del COMSAB PAC risponde rapidamente, inviando elicotteri e motovedette della Marina sul luogo dell'incidente e informando la Guardia Costiera a Honolulu,
che invia immediatamente le proprie imbarcazioni di ricerca e soccorso. Nel frattempo, la Greenville tenta di avvicinarsi ai sopravvissuti per effettuare un salvataggio. Tuttavia, il mare è agitato, con venti a 20 nodi e onde alte quasi 4 metri che si infrangono sul ponte principale della Greenville, rendendo impossibile aprire i boccaporti principali. L'equipaggio è costretto a uscire dal sottomarino attraverso il portello di accesso della vela. La Greenville, in galleggiamento neutro dopo lo svuotamento di emergenza dei serbatoi di zavorra, rimane bassa sull'acqua, oscillando pesantemente e creando grandi onde. Per svuotare completamente l'acqua residua dai serbatoi di zavorra saranno necessari almeno 30 minuti. Il comandante Waddell decide quindi di mantenere il sottomarino a distanza di sicurezza dalle zattere di salvataggio per evitare il rischio di ribaltarle. Alle 14:27, circa 45 minuti dopo la collisione, un elicottero della Guardia Costiera, con 2 piloti, un operatore di verricello e un soccorritore, arriva sul luogo dell'incidente e assume il comando delle operazioni di soccorso. Alle 14:31 un gommone della Guardia Costiera raggiunge il luogo. L'equipaggio della barca inizia immediatamente a perlustrare le zattere, contando i sopravvissuti e verificando chi è ferito. Trovano il capitano dell'Eime Maru e lo portano a bordo, continuando a contare i sopravvissuti sulle zattere. 9 persone risultano disperse. Alle 14:44 una motovedetta della Guardia Costiera si unisce alle operazioni. L'elicottero cala il suo soccorritore sulle zattere di salvataggio, dove valuta le condizioni dei sopravvissuti e presta i primi soccorsi. Il gasolio viene risciacquato dagli occhi dei sopravvissuti con acqua in bottiglia e i feriti vengono trasferiti sulla motovedetta, dove un tecnico di emergenza medica assume il controllo delle cure. I 26 sopravvissuti vengono distribuiti tra le 2 imbarcazioni della Guardia Costiera e portati a Honolulu, dove arrivano alle 16:15, 2 ore e mezza dopo l'incidente. Nei giorni successivi, unità della Guardia Costiera, della Marina e 2 navi civili giapponesi rimangono sul posto per continuare le ricerche delle 9 persone disperse. I primi tentativi di localizzare l'Eime Maru falliscono a causa del maltempo e delle segnalazioni imprecise sulla posizione dell'incidente. Il 16 febbraio, una settimana dopo la collisione, la Marina individua il relitto dell'Eime Maru a una profondità di 610 metri. Nei successivi 15 giorni, 2 veicoli subacquei a controllo remoto perquisiscono l'esterno del relitto e il fondale marino, ma non riescono a individuare i corpi dei dispersi. La ricerca viene interrotta il 2 marzo 2001. A giugno del 2001, la Marina americana affida alle compagnie Smith International e Crowley Marine Corp il compito di recuperare il relitto. L'operazione segna la prima volta in cui una nave di tale dimensione viene sollevata da una profondità così elevata. Viene deciso di trasportarlo sotto la superficie fino ad acque più basse vicino a Oahu. Viene utilizzato un veicolo subacqueo telecomandato, il Phoenix 3, per eseguire i lavori di preparazione sotto la supervisione di tecnici giapponesi. Vengono rimosse l'albero maestro e altre strutture che potrebbero interferire con il sollevamento. Il 5 ottobre l'Eime Maru viene sollevato dal fondale oceanico dalla nave di supporto per immersioni Rockwater 2, rimanendo sospeso a 30 metri sotto la superficie, mentre la nave si sposta lentamente verso una zona più vicina alla costa. Il 14 ottobre il relitto viene deposto a una profondità di 35 metri, a meno di 1 miglio nautico a sud dell'aeroporto internazionale di Honolulu. Il giorno successivo, il 15 ottobre, un team di subacquei della Marina statunitense inizia a ispezionare il relitto in condizioni di visibilità ridotta o nulla. Un totale di 66 subacquei statunitensi e 30 giapponesi esegue 526 immersioni in 29 giorni. Durante queste operazioni vengono recuperati i corpi di 8 delle 9 persone disperse, 3 membri dell'equipaggio, 2 insegnanti e 4 studenti. Il corpo della nona vittima non viene ritrovato e viene dichiarato disperso. Il 25 novembre del 2001 i familiari delle vittime partecipano a una cerimonia finale a bordo della nave giapponese JS Chihaya, dove l'Eime Maru viene onorata. Dopo la cerimonia, il relitto viene sollevato a 27 metri sotto una chiatta trainante che naviga fino a 12 miglia nautiche a sud di Barbers Point, dove l'Eime Maru
viene affondato definitivamente a una profondità di 1800 metri. L'intera operazione di recupero ha un costo di quasi 60 milioni di dollari. L'Eime Maru affondò in soli 10 minuti. Dei 35 presenti a bordo, 9 persero la vita. 3 membri dell'equipaggio, 2 insegnanti e 4 studenti intrappolati vicino alla sala macchine. Gli altri 26 furono sbalzati in acqua e salvati. La Greenville subì danni minimi. Il COMSAB PAC ordinò un'inchiesta ufficiale sulla collisione tra la Greenville e l'Eime Maru. Dopo aver esaminato le prove e le testimonianze, la Marina statunitense concluse che non era necessario un procedimento di corte marziale. Il comandante Waddell ricevette un congedo onorevole, mentre altri membri dell'equipaggio furono messi in licenza amministrativa, una decisione che suscitò forte disapprovazione tra i familiari delle vittime. Il 10 aprile 2002, la Marina firmò un accordo per pagare al governo giapponese $1,5 milioni come risarcimento per l'affondamento dell'Eime Maru, $9 milioni per la sostituzione della nave e ulteriori fondi per consulenze, supporto ai sopravvissuti e una cerimonia commemorativa per le vittime. Infine, ulteriori $13 milioni furono distribuiti alle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti rimasti feriti. E per finire a gennaio, le famiglie ricevettero le scuse personali dal comandante Waddell. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.